Chicago. Un genio del crimine di nome Overlord teneva la città nella sua morsa spaventosa. La polizia era inerme di fronte ai suoi superfreak e ai mutanti. Poi accadde un miracolo. Quando lo trovai non aveva memoria del suo passato. Lo aiutai a costruirsi un'identità e una vita. Adesso abbiamo modo di combattere. Adesso abbiamo il dragone. Ma cosa? Pattuglia 1, stiamo seguendo un camion rubato, bianco, targato AGZ29. Hai mai visto un ladro che accosta appena sente la sirena? Deluso? Bene, addio inseguimento alla James Bond. Pattuglia 1, richiesta di rinforzi sulla 41esima. Ricevuto, pattuglia 1. Vado a parlargli. Forza, scendi subito dal camion. Cavolo, sei enorme. Che diavolo ho fatto? Solo un piccolo furto aggravato di veicolo. Il camion risulta rubato. Ehi, aspetta, io non ne sapevo niente. Davvero? E che merce trasporti? Non ne ho idea. Apri il camion che controlliamo. Non ho la chiave. Senti, lo vedi il mio collega? Beh, sta perdendo la pazienza ed è meglio che non succeda. Non so proprio che dirvi. Ehi, ce l'hai un nome? Barbaric. Mai sentito un nome più azzeccato? Una scintilla e quella roba prenderebbe fuoco all'istante. Chiamo la centrale. Sentite, mi hanno pagato per guidare il camion, tutto qui. Non so niente, non mi sono messo a far domande. Male, avresti dovuto invece. Restare coinvolti in un brutto giro e trovarsi nei guai è più facile di quanto si immagini. E quando te ne accorgi è sempre troppo tardi, ho reso l'idea. Ehi, non so se mi hai visto bene, ma non sono esattamente il tipo a cui danno un lavoro al bar dell'angolo. Perciò che alternativa... Può avere un freak come me, giusto? Io ho scelto di fare il poliziotto e se per caso non l'avessi notato non rispecchio l'immagine del tipico agente. È vero, ce ne sono pochi che hanno una pinna sulla testa. Voglio fidarmi di te, dici di non sapere cosa trasportavi e ti credo sulla parola. Quindi non mi arrestate. Ha una condizione però, che tu venga in servizio di pattuglia con noi. Perché dovrei farlo? Per due motivi. Il primo è che voglio tenerti d'occhio, il secondo è che potresti assistere a qualcosa di interessante. Su questo ho qualche dubbio, ma sempre meglio che stare in una cella. Dragon, abbiamo un'emergenza, dobbiamo muoverci. Ci sono 3 tizi che svaligiano un magazzino in pieno giorno, davvero coraggiosi. Già, per non dire stupidi. Resta qui, può essere pericoloso. Come sarebbe? Non volevi che assistessi a qualcosa di interessante? Sì, ma restando in auto. Oh, grazie mille, sai che spasso. Amico, ti va di fare 2 chiacchiere? Ehi! Detesto quando non mi ascoltano. Forse non hai capito, ma ti ho detto di fermarti. Fermi voi due, mani contro il muro. Beh, per essere 2 topi da laboratorio siete fin troppo forzuti. Non quanto me. Fatevi un bel pisolino. Guarda, Dragon, una sanguisuga. Già, e qui ce ne sono altre 2. No, non hai capito, ho visto una vera sanguisuga. Strano però, pensavo che vivessero nelle paludi, non in città. C'è un'altra cosa strana. Questo tizio lavora qui. Infatti, come gli altri 2. Ma non ti avevo detto di restare in macchina? Lo so, ma mi annoiavo.
Per mia grande fortuna. Sì, ma non fatevi strane idee. Non è che adesso siamo una bella famigliola. Non aspettatevi il mio aiuto se vi trovate di nuovo nei guai. No, figurati. Voi mangiate qualche volta o siete a dieta? Forza, cammina, ora lo chiediamo a Dragon. Stava svaligiando il frigorifero. Dice di essere vostro amico. È vero, sì. Gli ho detto io che poteva fare uno spuntino. Spuntino, ha da mangiare per una settimana. Qualche cosa lo tengo anche per dopo. Che ci vuoi fare, Frank? Il bambinone ha fame. Cosa hai scoperto? Non un granché. Nei contenitori che stavano rubando c'è una specie di fertilizzante biologico avanzato. È raro, ma di poco valore. In quanto ai sospettati, avevate ragione. Non solo sono dei dipendenti, ma dei lavoratori modello, non certo i tipi da mettersi a Non ti rubare. hanno dato nessuna spiegazione. No, pare che tutti e quattro soffrono di un'amnesia, un vuoto di memoria. Abbiamo una cosa in comune. Sì, ma a differenza della tua amnesia, Dragon, la loro è a breve termine. L'ultimo ricordo risale a stamattina. Abbiamo chiesto al dottore di visitarli e lo sta facendo. Bene, che cosa ne dici se li visita anche il dottor Dragon? Avrei un paio di domandine per loro. E io per voi. Non è che avreste un po' di senape, per caso? Ci sono novità? C'è un dipendente che sta facendo il diavolo a quattro, sembra una specie di mostro. Senza offesa, Dragon, dico mostro non nel senso che tutti i mostri combinano solo disastri, anzi spesso sono tipi a posto. Infatti alcuni miei carissimi amici sono... Walt, smettila di arrampicarti sugli specchi. Sì, scusate. 2 laboratori chimici e 2 casi di impiegati impazziti. Una coincidenza? No, non credo. Questa volta resti in auto? Sì, certo, contaci. Stessi prodotti chimici dell'altro laboratorio. Qui c'è sotto un piano ben preciso. Mi dispiace, ma era necessario. Ma da dove sbucano tutte queste bestiacce? Oh, mamma, che schifo! Barbaric, che cos'hai? Su, buono, ragazzone, sta calmo. Ok, ascoltami bene. Adesso fai un bel respiro profondo e vedrai che... Non mi costringere a colpirti. Come no, io che colpisco lui. Ti sei fritto il cervello? Insomma, si può sapere che ti prende. Ha un bel destro. Qui si mette male. Dragon! Mi sa che ce l'ha proprio con noi. Barbaric! Ora mi sono arrabbiato. Pronto centrale, ci servono rinforzi, abbiamo un grosso problema. Devi darti una bella calmata, ragazzo. La mia pazienza è finita! C'è di mezzo il grande amico di Dragon, eh? Amico non direi, so soltanto che qualcuno deve fermarlo. Ok, testa bacata, visto che non molli, questo è tutto per te. Dragon! Forza, spostati!
Gas soporifero? Dove mi trovo? Ma che cosa... Ehi, dico... Non ti agitare. Ti dichiaro in arresto. E perché? Che è successo? Vuoi dire cosa hai fatto succedere? Cosa? No, c'è un errore, non sono stato io, cioè, non ricordo di... Ah, non mi ricordo di niente. Barbaric è un bravo ragazzo, è vittima come gli altri di qualcosa che gli ha offuscato la mente. Non possiamo Mi questa dispiace, volta... ma non voglio rischiare. Il tuo bravo ragazzo ha distrutto la zona industriale. Leggigli i suoi diritti. Agli ordini. Allora, dove ti sei nascosta, piccola? Ti ho trovata? Soda caustica. Ve lo ripeto, non sono stato io. Questa storia lo rovinerà, potrebbe spingerlo per sempre sulla via del crimine. Ho capito che non lo ritieni responsabile delle sue azioni, e forse è così, ma... Penso che siamo di fronte a qualcosa che manipola la mente, che ha a che fare con quella sostanza nei laboratori e forse con qualcos'altro. Non ho bisogno di ipotesi, mi servono risposte. E io le ho trovate. Le sanguisughe. Cioè? Ricordi quella che ho visto nel primo laboratorio? Beh, nel secondo ce n'erano delle altre. Ne ho seguita una e mi è saltata addosso. Ehi, un momento. La scientifica ne ha trovata una su uno dei dipendenti e ne abbiamo scovate altre dentro la sua cella. Ho pensato a un'infestazione. Sì, confermo tutto. Quel povero uomo ne aveva una attaccata alla pelle, proprio sotto il colletto della camicia. E cosa ne avete fatto? L'ho messa nel barattolo con le altre, su quello scaffale. Non ci sono più. Ah beh, le troverò, non possono essere lontane. Ma cosa... Ehi! Insomma, che ti prende? Che razza di modi sono, eh? Non mi ha cambiato il turno, ci sono io oggi. Mi si è accaporata la pelle. Andiamo ad avvertire Frank. Quelle tremende sanguisughe sono un pericolo per tutti. A confronto, l'invasione di pulci dell'anno scorso è stata una... Ehi! Allora sei con noi o no? Corri! Lasciami andare, Walt! Dragon, Alex, che succede qui? Le sanguisughe, Frank, sono scappate. Stanno trasformando i colleghi in una schiera di zombie. Dobbiamo fare... Ho capito, me ne occupo subito. Voi intanto andate a controllare i laboratori Murakami. Temo che siano il prossimo obiettivo. I laboratori Murakami, a me risulta che siano chiusi da... Ah, sì, ottima idea, Frank. Ci andiamo subito. Vieni con me. Ma cosa... Sì, andiamo! Che guaio, hanno colpito anche Frank. Seguiamolo, è ora di andare a fondo di questa storia. Sono d'accordo. Altre bestiacce. Questo posto sta diventando sempre più spaventoso. Ah, tenente, posso esserle utile? Devo ritirare quel materiale. Ah, sì, certo. Provvedo subito. Ha portato la richiesta scritta, vero? Queste vanno bene lo stesso. Avevi ragione. È il fertilizzante la chiave del mistero. Frank lo sta portando a qualcuno. E noi lo seguiremo a ruota. Aspetta, Ma che cos'è? ti spiego tutto in macchina.
Agente Darlene, tu avrai l'onore di assistere all'inizio della fine di ogni cosa. Questo è da vedere. No, ditemi che è uno scherzo. Agente Dragon, noi siamo Horde e tu sei qui in cerca di risposte. Questa sostanza che cos'è? Te lo spiego io. È il segreto per riprodurre le mie creature e accelerare al massimo il loro sviluppo. Un fertilizzante per sanguisughe. Ho capito. Dragon, sulla schiena, toglitele! Per fortuna che ci sei tu a coprirmi le spalle. Quanto a te, ammasso di vermi. O ti arrendi con le buone, o dovrò usare le maniere forti. Noi non siamo come gli insetti che possono essere sterminati. Che cosa hai fatto? È soda caustica. Stronca le sanguisughe all'istante. Mai sentita? Fermo, Dragon. Alex, che stai dicendo? Unisciti a noi. Alex, togliti di lì, ti prego. Immagina un mondo senza razzismo né pregiudizi. Gli umani e i freak vivranno insieme in perfetta armonia. Armonia. Manipolare la mente delle persone è una forma di schiavitù e uno schiavo non è libero. La libertà non è indispensabile. Guarda come sono sereni. Ora sarai anche tu come loro. No, ragazzi, vi prego, fermatevi, non voglio farvi del male, vi scongiuro! No! Io e te insieme, Dragon, conosceremo un futuro radioso. Prima conquisteremo Chicago e in seguito il mondo intero. Tu devi essere il cattivo, giusto? Oh, ma ti sei mai visto allo specchio? Aspetta, non dirmelo. Ti annoiavi, eh? Sì, beh, in un certo senso. Mettimi giù! No, fermo, è lui che mi dà lo stipendio. Siamo sulla Terra dalla notte dei tempi. Abbiamo resistito a 7 ere glaciali. Voi non potete distruggerci. Accettate il vostro destino. Accetta questo, lurido mostro! Barbaric, portali fuori. Ricevuto, vado. Sei finito, Horde. Mi spiace contraddirti, Dragon, ma ti sbagli. Perché sei tu ad essere sfacciato. Io credo proprio di no. Grazie, amico, ci sei stato di grande aiuto. Sì, ma non è il caso che mi ringrazi. Stare in una cella a vedere gli sbirri che diventano zombie non è molto rassicurante. Dovevo per forza evadere. E quando vi ho visti seguire Frank, ho pensato di pedinarvi. E ti dirò, avevi ragione quando parlavi di libertà, è troppo importante. Non permetterò né a una sanguisuga né a nessun altro di mettermi sotto. A proposito, scusa se ti abbiamo arrestato, adesso sei libero. Ah, mi fa piacere perché non potreste mettermi nella stessa cella. Sì, ecco, l'ho demolita. Non totalmente, ma i muri non esistono più e neanche il soffitto. A questo punto sarà meglio che me ne vada. Vi saluto! Te l'ho detto, è un bravo ragazzo, starà alla larga dai guai. E che mi dici di lui? Chi? Horde? È cibo per pesci. Non sentiremo più parlare di lui. По мотивам комикса Эрика Ларсона. Авторы сценария Дуэйн Капици, Стив Робертс. Продюсер Уэлтон Поупс. Режиссер Роберт Яп. Композитор Эдмунд Иган. Художники Деннис Будро, Фрэнк Суарес, Джерри Бертоло и другие.